Ciao Jonathan, come stai? Ciao Cinzia, tutto bene tu? Tutto a posto? Eccoci qua in una nuova puntata di The Nice Podcast dove veniamo a parlare dell'industria della moda, del nostro settore che amiamo tanto e che ha tutte queste cosette specifiche, queste novità che ogni giorno cambiano. E così per tutti quelli che magari non lo conoscete, anche credo sarete ben pochi, parliamo oggi con Jonathan Galdenzi, l'e-commerce manager del gruppo F, mondialmente più conosciuto per il brand Moschino, ma anche filosofi, Alberta Ferretti, eccetera. No? E così come per cominciare, sempre facciamo una piccola intro. E nel mio momento stalker ho visto e ho scoperto una cosa che non sapevo, che sei il direttore fondatore di K-School. Cos'è K-School? Ma Koi School è una scuola di pop, si dice sempre, no? Non è importante dove si arriva, ma è importante il percorso che si fa. Io sicuramente ne ho fatto uno molto particolare e nel 2005, nell'entusiasmo anche della fine della mia prima laurea, avevo questa passione per il ballo e quindi ho detto proviamo, vediamo quello che viene fuori. E da lì è iniziato un percorso che ha avuto, in cui hanno contribuito circa 3.000 allievi, fai conto, più aggiungi genitori, figli, zii. Avremo proprio quest'anno una grande reunion che faremo dopo 17 anni di persone che ho conosciuto, che sono cresciute da bambini piccoli, sono diventate grandi, perché poi non era soltanto il ballo, ma dopo chiaramente molti stavano con te tanto tempo, quindi li devi crescere, elementari, medi, superiori, laurea, quindi vuol dire che si sta invecchiando. E chi era piccolo è diventato poi insegnante al mio posto, no? Quindi ha preso un po', io rimango come direttore artistico, però ormai sono i piccoli che sono diventati grandi e continuano un po' il percorso. Mi ha insegnato tanto, lavorare nell'hip hop mi ha insegnato tanto, da una parte perché è una cultura molto internazionale, quindi hai a che fare con tantissime realtà diverse, persone diverse, basti pensare che i primi ragazzi francesi con cui ho avuto a che fare arrivano dal ballo, idem per il Giappone, per esempio, idem per la Corea, che sono tutti paesi molto forti, anche l'Olanda sono tutti paesi molto forti in questa cultura, e quindi anche quando viaggi nel mondo sai che c'è sempre un ballerino da qualche parte, no? Quindi anche contattare qualcuno è più facile. In più mi ha insegnato ad avere a che fare con tutte le mentalità, le tipologie, sia di gender che anche proprio di età, perché hai a che fare con i bambini piccoli fino ai grandi, no? Io lo dico sempre, poi quando parli con i C-level, alla fine è un po' come parlare con i bambini. Cosa vuol dire? Che un bambino vuole una cosa e non gli puoi raccontare troppe paroloni e devi andare a essere coinciso, e il C-level vuole una cosa in magari 5 minuti, no? O massimo 8. Quindi ci sono molte cose che sono vicine e quindi mi ha aiutato molto anche a interpretare il lato PNL, no? La programmazione neurolinguistica, quindi il linguaggio del corpo, perché un bambino è chiaro, ma anche in un adulto è chiaro, no? Quindi entrare in questo mondo qui, devo dirti che non lo dice nessuno e non è che te lo consigliano chiaramente di farlo, ma mi sta dando notevoli vantaggi rispetto magari a chi ha avuto a che fare nella propria vita con altre esperienze. Sì, no, veramente una gran verità che a volte siamo così concentrati nella parte tecnica di tutto che ci perdiamo in termini, in spiegazioni lunghe, quando alla fine a dire le cose chiare, non è che si deve fare tutte queste fioriture. Assolutamente. Allora, durante, mentre hai fatto anche un periodo di consulenza per poi entrare nel gruppo F, per prendere un po' le redini dell'e-commerce e convertirlo in quello che è adesso, che veramente state crescendo tantissimo. Com'è stata questa arrivata, questo primo momento a dire ok, ecco l'e-commerce del gruppo F, vai. Allora, è stato, devo dire, una bella visione dell'amministratore delegato, perché l'amministratore delegato, il gruppo F, era con Yux, con YNAP, e da lì voleva capire quale potesse essere il futuro dell'e-commerce dei 4 brand del gruppo, e quindi mi ha chiamato. Io ero in un'agenzia appunto consulenza, quindi ragionavamo su piattaforme, implementazioni, quindi più sulla parte anche tecnica, se vogliamo, di supporto ai brand. In particolare in quel periodo lavoravo su Technogy come consulenza, e mi ha chiesto appunto cosa ne pensassi, chiaramente con un periodo di analisi, e alla fine della quale abbiamo iniziato i primi step, dove abbiamo, diciamo, giocato su un fattore che secondo me è ancora determinante adesso, perché parliamo di 5 anni fa che è iniziato il progetto: la velocità.
Cioè essere veloci diventa secondo me sempre il primo obiettivo che un progetto digitale deve avere. Purtroppo poi il digitale, dico purtroppo perché notizia degli ultimi giorni, no? Delle complicazioni che ci sono a livello di trasferimento dati, ma anche a livello di altre leggi, no? Purtroppo è diventato molto complicato fare e-commerce, ci sono molte leggi, molto regolamentazioni in cui essere compliant, è molto difficile. Però e quindi essere veloce è ancora più complesso, è ancora più distante, no? Da ottenersi come risultato. Quindi per essere veloci il primo punto che abbiamo fatto è logistica in casa, quindi lo stock, riassortimenti, tutto da poterlo gestire in maniera più veloce rispetto a prima, perché chiaramente quando hai a che fare con un partner terzo ci metti molto più tempo. E il secondo punto è stato invece le persone, quindi puntare sulle persone e su un team, su costruire un team in casa, giovane, chiaramente. Siamo un gruppo, quindi una parte vive nell'HQ in Romagna, un'altra parte a Milano, abbiamo 2 o 3 building a Milano. Insomma, è complesso, no? Poi anche gestire un team. Parliamo di pre-Covid, no? Quindi ancora magari le call meno, più trasferimenti fisici, questo è un altro fattore. Più costruire alcuni flussi, alcuni processi, come per esempio lo shooting, che prima non era in casa, poi oltretutto uno shooting, un campionario dei nostri brand costa tantissimo perché sono prodotti super artigianali, super ricercati, quindi costa tanto, non ne puoi creare tot copie perché costerebbe tantissimo. Esatto. E quindi devi lavorare con l'efficienza del team. Quindi i primi 2 step sono stati questi, logistica e il team. E poi piano piano, chiaramente, migliorando sempre di più i progetti, ma non soltanto dell'e-commerce, ma anche di marketplace, tutto quello che riguarda i business digitali. Sì, perché a volte è tutto un puzzle, no, che si deve unire e trovare l'ingranaggio, no? Un po' come un orologio che funzioni un po' come e quando deve. Poi ci sono gli imprevisti, che quella tela arriva un po' più tardi, che quel modello magari non è adatto. Ci sono cosette, ci sono cosette. Sono Nuotiamo proprio tra gli imprevisti, difatti. esatto, esatto. Mi è piaciuto il tema che dicevi della velocità e delle diverse regolazioni, perché alla fine l'esperienza online e l'esperienza fisica in un negozio fisico cambiano tantissimo. Credi che si può arrivare a offrire un'esperienza simile in tutti e due i canali o siamo ancora lontanissimi? Allora, io credo da digitale, che il retail sia sicuramente il futuro. Cioè, Ok. pensa comunque noi abbiamo i famosi 5 sensi, okay, l'altro giorno ero a Milano in un ristorante, racconto questo aneddoto perché mi ha colpito tantissimo in termini di storytelling, dove oltre alle pietanze, no, quindi le varie portate antipasto, primo, secondo, dolce, eccetera, che avevano dei profumi anche mixati, nel senso che, chiaramente vari ingredienti, no, che si mixano con un profumo che poi deve essere abbastanza coerente, ti facevano annusare le strip per i profumi. Wow, Ok? Quindi non soltanto il senso in termini di gusto e di olfatto sul piatto, ma anche dell'olfatto del profumo. E in aggiunta, c'era un numerino nella strip del profumo e la stanza con quel numerino aveva lo stesso profumo. Ok? wow. Pensa allo storytelling, no? Cioè tu arrivi fisicamente, vivi questa esperienza, quindi proprio esperienza, la continui, no? Con tutti i tuoi sensi e fino ad arrivare poi alla notte, alla camera e viverla proprio a 360. Un qualcosa del genere a livello digitale è difficile ma proprio per un limite fisico che il digitale ha, dove lavoriamo soprattutto con la vista. Quindi secondo me cioè, esperienze del genere le puoi fare solo nel fisico, quindi solo nel retail. Sono 2 mondi che, tornando alla tua domanda, ancora fanno fatica a dialogare, ma perché nascono a monte, nel senso che hanno comunque 2 background diversi in termini di persone. Io punto soprattutto sulle persone perché le persone possono cambiare il mondo e le persone possono migliorare le situazioni. Basta pensare anche a varie manifestazioni che ci sono state anche ultimamente. Sono sempre le persone, no, che si devono mettere in gioco. E uguale nelle aziende. Quindi unire i 2 mondi è fattibile sì, se le persone lo vogliono. E chiaramente si mettono a lavorare insieme per valutare come migliorare l'esperienza dell'utente, perché poi si deve tornare sempre sul nostro cliente, su come cercare che lo racconti in giro, no? Io una cosa del genere l'ho vissuta, lo racconto in giro e tutti i miei amici vogliono sapere come si chiamava il ristorante. Ok? Esatto.
pensa a un'esperienza in un negozio, la racconti agli altri col passaparola, che è sempre l'arma un po' più efficace a livello marketing, forse anche più economica, e lì racconti il brand. Quindi questo secondo me è la parte più importante. Sì, perché alla fine non è che vai a raccontare, oh, è stato facile di trovare il coso, è stato facile trovare diversi colori nella mia taglia. Non è una cosa che vai a raccontare agli amici quando sei a bere il caffè. Perché alla fine uno all'inizio dell'e-commerce ricordo che uno dei grandi problemi per i brand era il tema prezzo, perché c'erano tanti altri che facevano dei prezzi più economici online e tutta quella guerra che c'era il prezzo tra il retail che non era d'accordo con l'online, eccetera. Oggi sono cose che meno male abbiamo superato, quasi superato. Come giustifichiamo il prezzo della moda online? Ma allora, tuttora l'online secondo me è bello per questo. Cioè l'online è bello perché puoi trovare particolari occasioni su un capo in particolare, e quindi è il gioco, no? Il gaming è lì nell'online, secondo me, questo deve diventare. Chiaramente non può essere flat, nel senso, ok, trovo quello sconto su quel brand sempre a quella cifra, e quindi diventa un po', non dico concorrenza sleale, però non diventa neanche un valore, no, di brand. Però può succedere che magari qualcuno abbia un articolo rimasto di una taglia e voglio liberarlo perché così posso fare un riassortimento, e quindi magari decido che quell'articolo lì durante una fase della stagione lo vendo a un prezzo migliore. Quello secondo me fa parte un po' dell'online, ok? Come succede poi anche magari molte volte nel retail fisico. Io penso che l'online abbia due vantaggi. Il primo, la ricerca. Cioè il primo, la ricerca, perché io ricordo sempre un po' quando ero più piccolo che andavo a cercare negozi sportivi, che era la mia passione, e volevo andare a cercare un prodotto, dovevo girare i miei 3 principali negozi sportivi sperando di trovare l'articolo che volevo. Chiaramente ero giovane, avevo un sacco di tempo libero ed era un po' la vita, no? Di quel periodo. Adesso poter girare 3 negozi, 4 negozi, col traffico che c'è, con la mole di negozi che ci sono e la distanza, non è così facile, no? Quindi l'online dà un vantaggio in termini di velocità di ricerca. I prodotti sono tantissimi, mentre una volta erano molti di meno, e quindi automaticamente se voglio cercare quel prodotto lì è ancora più difficile trovarlo in quel negozio, magari in cui io sono cliente abituale. Quindi questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio, in un mondo dove il trasporto sta cambiando, è anche l'occupazione fisica del bene, no? Magari voglio un paio di scarpe che mi servono per un evento, le faccio arrivare a casa, così le provo e le ho già lì in casa, non devo portarmi in giro la borsa, piuttosto che, anche se qualche store un po' più avanti fisico inizia anche a spedire a casa, anche se hai comprato nel negozio fisico, no? Da un punto di vista di omnichannel. Però il tema dei trasporti è un tema sicuramente complesso. E pensiamo alla tematica dagli aerei, tematica degli ultimi mesi, al traffico, a tante cose. Quindi l'online chiaramente aiuta in questo senso. I confronti, leggere qualcosa in più rispetto magari alle novità del brand, in termini di, non so, sostenibilità, faccio un esempio. Quindi è proprio una ricerca, nasce così, no? Il web da essere un motore di ricerca, se vogliamo il nostro Google ce lo insegna, e quindi il web ti permette quello. Di scoprire, di conoscere ancora di più l'azienda, diciamo così. Nel negozio fisico a volte succede, a volte magari è più difficile, perché chiaramente è più un one-to-one, è più una persona. Per quello che i due canali si devono mixare, no? Nel completare l'esperienza dell'utente. Sì, no, veramente il mix di canali è una cosa che diciamo che con la pandemia si è un po' messa un po' più in evidenza, perché beh, a un certo punto ce n'era uno che esisteva e poi al ritorno si è dovuto trovare un po' un equilibrio, ma sì che è vero che ti dà tutta la parte di poter organizzare meglio lo stock, no? I prodotti alla fine, che prima ricordo all'inizio che c'erano i magazzini con questa è la disponibilità online e questa è per i negozi. Adesso gira tutto un po' fino al punto che i negozi sono diventati un po' un altro magazzino dell'online. Assolutamente sì, assolutamente sì. È uno, ma torniamo al discorso di prima, siamo partiti dalla logistica, nei progetti si parte dalla logistica, quindi assolutamente i negozi per l'omnicanalità sono partiti dall'essere un altro supporto alle vendite digitali. Ricordo che uno dei primi progetti in questo senso, se non sbaglio, fu di Footlocker, inizio anni 2000, dove se non c'era un prodotto, no, disponibile, loro avevano la visibilità attraverso i loro sistemi di sapere dove fosse e di farselo spedire nel negozio.
Sì, quindi già, no, c'era in alcune realtà questo esempio. Chiaramente più sei una catena, in questo caso, che magari ha anche negozi, store non giganti, non grandi, penso ai negozi asiatici che hanno un magazzino veramente piccolo, è ancora più sì, importante poter riassortire da altri magazzini o da altri stock point. Quindi assolutamente sì, si parte da lì, perché poi avere tutto non ha senso, da 2 punti di vista. Uno, perché molta confusione nell'utente. 2, perché comunque anche costi di magazzino, magari in location, che costano molto a livello di metri quadri. Quindi avere lo stock che io chiamo fluido è sicuramente, o liquido, però fluido mi piace di più, è il miglior modo per fare un progetto omnicanale. sì. E dentro della parte dell'e-commerce più lusso, credi che ci sono caratteristiche proprie o sono più o meno le stesse che nell'e-commerce di un pret-à-porter o di un brand di un altro segmento dentro della moda? Mhmm, 2 cose diverse. Proprio secondo me c'è un salto netto, un salto netto. Chi fa parte del lusso alto, che poi lo decide, non lo decide banalmente il prezzo, no, lo decide il prezzo, ma anche il percepito dell'utente, del consumatore, Sì, ehm, è quel brand che sa stupirti e sa legarti un'emozione, un'esperienza, come ti raccontavo prima, importante. Magari non sempre, okay, perché chiaramente non sempre, però sai che ogni tanto qualcosa di esclusivo viene fatto e un'attenzione al cliente di un certo tipo viene fatta. E questo dietro, perché poi noi lo viviamo ogni giorno, richiede un'organizzazione importante, richiede continui confronti tra vari dipartimenti per condividere idee e quindi poi per applicarle, e stando attenti che risultino interessanti per il consumatore, che non ne risultino in qualche modo interpretabili, magari no, in maniera sbagliata. Quindi anche tutta quella parte lì è un processo sì. delicato. Non basta dire ok, ho avuto un'idea, no? Deve essere un'idea brillante, che piaccia, compliant, in linea con le attuali i trend a livello anche di attenzione del social shaming da parte dell'utente. Insomma, ci sono diverse cose. Chi riesce a fare questo vuol dire che ha un grosso team, chiaramente un grosso team vuol dire che hai una grossa azienda e quindi puoi essere un luxury. Ehm, I premium tendenzialmente fanno più fatica perché chiaramente sono un po' più piccoli e magari il carrello medio è più basso, fanno fatica a giustificare un certo tipo di azione a livello di costi e quindi lo vedi. Poi non è che non lo fanno anche loro, magari ci provano, però la differenza esclusiva lo vedi. Cioè, adesso non cito il brand, ma mi raccontavano di una festa esclusiva in una isola affittata per una festa esclusiva di un brand, non se lo possono permettere in tanti, ok? Questo è un po' il tema. E nel punto di creare la relazione, in modo di stupire al cliente, cosa pensi che va più verso la parte più marketing, storytelling e l'immagine che tu hai, la sensazione e l'emozione che si crea col brand, o il prodotto ha più peso? Il tessuto, il modello, i colori? Guarda, proprio in questi giorni vedo su LinkedIn diversi post, di cui uno mi è piaciuto tantissimo, che fa la differenza tra branding e marketing. Okay, tra le 2 parole. Fare branding è una cosa, fare marketing è un'altra cosa. Ehm, Ti rispondo: più branding. Questo di cui stiamo parlando è più branding, è più proprio avvicinare l'utente a quel brand. Perché obiettivamente, questo penso che valga per tutti, l'abbigliamento, il fashion è arte, no, motivo per cui ci sono tante volte che il fashion riprende l'arte, in particolare da noi in Moschino, molte volte il nostro stilista Jeremy Scott riprende delle cose artistiche, perché testimonia. Abbiamo fatto un evento al Met proprio poco tempo fa, quindi questo testimonia la vicinanza tra i 2 mondi, tra fashion e arte, e quindi è soggettiva l'arte, cioè può piacere e può non piacere, no, una volta può piacere, una volta no, e quello è soggettivo. Uno stesso cliente fidelizzato può dire: "Questo brand, questa borsa mi è piaciuta, l'anno dopo questa borsa non mi piace più, l'anno dopo ancora mi è piaciuta", Esatto. quindi quello rimane soggettivo. Ma i valori del brand, l'eleganza del brand, la propria anche irriverenza a volte, poi dipende dalla tipologia del brand, e quindi dai valori che passa, sono qualcosa che rimane come legame. Quindi fare brand è un qualcosa su cui secondo me le aziende si devono concentrare sempre e molte volte ci si perde un po'.
come dicevi tu, si va sulla parte più marketing, no? Ma in realtà la parte branding è la parte fondamentale. È quello che ti dà la tua propria identità. Per me è quello che ti fa scegliere alla fine un brand o un altro, quando non è che semplicemente stai cercando una maglietta bianca per usare come pigiama. Quando vuoi proprio qualcosa un po' con cui identificarti, con cui uscire e dire oggi mi sento così, no? Tutti abbiamo quella maglietta, quel tailleur, quei pantaloni che sono specifici per oggi ho bisogno di un boost di energia, metto quei pantaloni. Oggi mi sento confidente, quella maglietta, no? È un Guarda, po'... ti cito 3 differenze che leggevo, che l'ho ripreso. Branding is why, quindi il perché, marketing is how, quindi il come, no? Quindi la differenza. Branding is the being, quindi è l'essere del brand, mentre il marketing è il fare, cioè il marketing è applicare quei valori poi alla propria strategia. Io penso che questi due in particolare rappresentino un po' la differenza, no? Quindi un brand sempre di più deve lavorare sui propri valori e su quello che può trasmettere al cliente, no? Quando si dice banalmente hai visto quel prodotto fatto da, non è solo il prodotto, dietro c'è come viene lanciato, no? Cosa rappresenta, lo studio magari dei colori, c'è tutta una serie di dettagli che non è solo prodotto, secondo me, è proprio... Io vedo quando gli stilisti lavorano su certe cose che sembrano quasi artisti, quasi registi, se vogliamo, Sì. e nel trovare rappresentare la loro idea attraverso un prodotto, ma è un'idea in testa, che poi diventa un Sì. prodotto, no? Però parte da un'idea. Mio babbo è uno stilista di capelli, e quindi ho vissuto, no? Guardando lui come lavorava, è assolutamente una cosa che non avrei mai potuto fare, e anche perché ha vinto il Pettine d'Oro, quindi è stato anche uno di alto livello. Wow. E vedevo lui come guarda, stilista per signore, quindi per ragazze, per donne, lo vedo come guarda la cornice della donna, il viso, e immagina il taglio di capelli e quello che può essere, no, la cornice giusta, quindi il viso e la cornice. Il capello e il taglio diventa il prodotto finale, ma la visione, Sì. il come lo vedi, fa parte del passaggio prima. E secondo me nel fashion è uguale, cioè lo stilista vede delle cose che poi trasmette in dei prodotti. Quindi La prossima sempre... volta che vengo in Italia devo conoscere il tuo babbo, eh? Assolutamente, assolutamente. E un po' questa parte artistica della moda, soprattutto lo vedo tanto in Moschino, no? Che ha una personalità proprio che è worldwide, non è è un prodotto che anche si considera un po' aspirazionale, che a volte entri sul sito giusto per vedere qual è la novità, ma non hai un'intenzione di acquisto perché magari solo vuoi ispirarti per dei colori o per delle forme. Ehm, che questo può affettare un po' la conversion rate alla fine dell'e-commerce. È un fatto che voi avete, che voi considerate nell'analisi delle metriche, o siete già abituati che tanta gente entra solo per allora le misurate in un altro modo? Guarda, ti collego questa tua affermazione alla domanda che hai fatto prima sul discorso del settore, lusso e premium, no? Quindi questi due livelli. Se sei un trendsetter, quindi se sei un lusso vero, hai tantissimo traffico. Perché, come hai detto tu, la gente è curiosa di vedere le novità, vuole vedere quali sono le cose che vengono fatte, no? Studiano. Pensiamo a tutti noi qua a Rimini abbiamo l'Università della Moda, quindi penso a tutti gli studenti, no? Che cercano nei brand ispirazione. E quindi è chiaro che il conversion rate è più basso, assolutamente sì. Perché c'è tanto traffico, un po' di curiosità, chiamiamolo così, se Sì. vogliamo. Che però sì, ci sta, nel senso che chiaramente quando vai a studiare i benchmark, attraverso i benchmark anche di commercial rate, sai se tu a quel punto sei un prodotto di un certo tipo, cioè il tuo canale di un certo tipo o di un altro. Evidentemente. Poi quando cercavo un po' di background, no, per vedere di cosa potevamo parlare, ho visto che avete pubblicato una specie di caso like success case con SEMrush, parlando del SEO, che Sì. all'inizio c'era un posizionamento, in questo caso si parlava del brand Moschino, che era centrato sul nome del brand e che poi cambiando e integrando una nuova strategia c'è stata una visibilità online del più 38%. Sì. Com'è stato questo processo? Come siete arrivati alla strategia finale un po'? E ha fatto parte della fase di analisi che ti raccontavo prima, quindi di come migliorare rispetto al progetto precedente il nuovo progetto. E abbiamo inserito
anche perché il team è aumentato, quindi chiaramente anche l'azienda ha investito di più nel team, di come raccontare meglio i prodotti. Quindi mentre prima avevano delle descrizioni più tecniche, diciamo così, abbiamo migliorato proprio la descrizione prodotto, quindi abbiamo inserito il title, subtitle, la description, eccetera, ma veramente andando a sintetizzare, chiaramente perché poi lean is more, no? Quindi less is more, scusami, quindi l'obiettivo è proprio quello di cercare comunque di essere abbastanza sintetici, se vogliamo, però raccontando, facendo emergere, focalizzandoci sui punti più interessanti di quel prodotto. Anche un po' ricollegandoli magari a un certo tipo a una parte di collezione, perché comunque quando hai tanto pubblico, noi ne abbiamo tanto, hai persone più vicine al brand Moschino che lo conoscono di più e hai anche quelle nuove, anche le nuove generazioni, no? Sì. Quindi devi anche raccontare magari il prodotto di quale collezione fa parte o di quale trama fa parte o di quale mood, eccetera. Quindi abbiamo cercato di inserire qualche elemento in più. Con uno studio dietro, chiaramente, un copywriter SEO, quindi andandoci a studiare tutto un vocabolario di parole che si potevano utilizzare nel fashion, scegliendo le migliori in termini di volume di ricerca e in termini di qualità della parola, la bellezza della parola, diciamo così. Quindi in questo mix poi la copywriter ha lavorato e ha creato, diciamo, tutte le varie schede prodotto che continua a fare, e queste hanno dato degli ottimi risultati in termini di SEO. Tanti brand, tante ditte in generale mettono lì da parte, no? Come se non fosse importante come cose, ma veramente un punto di connessione con l'altra persona che è dall'altra parte dello schermo, che è incredibile, ha un potere che è meteorico. Sì. Quando avete scelto queste domande, avete messo anche tutta la parte internazionale o avete lavorato prima su un paese, poi su un altro dominio, poi a livello scalo? Ma essendo internazionale, come hai detto tu, più sulla parte chiaramente inglese, US, UK, anche perché il nostro stilista è americano, quindi lì sicuramente ha un interesse molto importante. E poi a ruota le altre. Diciamo che l'anima di Moschino è americana ed è italiana, e quindi abbiamo lavorato principalmente su questi due aspetti, per poi chiaramente gradualmente andando a approcciare anche tutti gli altri. Non ultimo tutto il mondo asiatico, visto il live che stiamo facendo dei negozi. Sì, difatti avevo visto l'intervista che ti avevano fatto, un'apparizione su Fashion Industry a febbraio e commentavi che a giugno comincia questo. Esatto, e ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, stiamo andando live, il takeover è in corso e quindi siamo contenti anche di aver rispettato le date, nonostante tutto le grandi problematiche, le grandi sfide che sono occorse. Covid, problemi nelle logistiche, problemi nelle dogane, navi ferme nei porti proprio per il Covid, mancanza di personale. Quindi le difficoltà sono state tante, però siamo riusciti nei tempi previsti. Quindi E quello è a stato livello internazionalizzare, che consiglio daresti nel momento del lanciare un mondo completamente diverso come il cinese, che hanno tutta una cultura, un modo di ragionare, un modo di vedere il mondo diverso? A un altro brand che vorrebbe entrare o come avete vissuto voi questa adattazione, un po' i colori, il modo di dire le cose? Allora, il primo consiglio è approfondire tanto, nel senso che prima bisogna conoscere una cultura in modo importante, perché comunque cambiano tante cose, no? Adesso banalmente, se pensiamo alle leggi che ci sono nel mondo, ci sono i paesi che seguono la civil law, quindi il codice un po' più romano, quelli che seguono il common law, quindi l'anglosassone, quindi hanno anche una mentalità diversa, no, di approccio alle cose, e quindi conoscere i pillar di quel popolo è la cosa più importante in assoluto. Quindi non partire semplicemente dicendo è un'altra country, è un'altra cosa da fare, no. Bisogna capire bene come funziona, quindi consiglio tante call anche di approfondimento con anche partner che lavorano in quella country specifica, e noi ne abbiamo fatte tantissime, e in modo da capire meglio un po' tutto il complesso, perché comunque vanno guidati i partner, no? Quando si fa un ecosistema di partner che iniziano ad essere 3, 4, 5 fino a 12, numero che noi attualmente gestiamo, non puoi dire ok, visto che voi siete in quella country, sapete le cose, siete autonomi, ma devi comunque No. gestirli, no? Dall'headquarter. Quindi è importante che chi guida il progetto sappia
cosa fare, ok? Sappia come funzionano certe cose. E questo secondo me è la cosa più importante. Poi è chiaro che dopo il resto diventano approfondimenti legali, approfondimenti tecnologici, conoscere un po' meglio il mercato, però prima di tutto capire come funziona il business in quel paese è la cosa fondamentale. Esatto, sì, difatti poco fa leggevo un articolo che con tutto il boom di Cina, che adesso tutti stiamo un po' guardando verso di là, si parlava di no, smettiamo di stressare sui Google Search, andiamo su Bing, andiamo su altri modi, no? Come puntare su un Sì, lavoro di keyword verso un altro ambito, come per dire, un altro mondo. sì, sì, assolutamente. Ehm, L'altro grande tema che evidentemente è sul tavolo dagli ultimi mesi è il metaverso. Ti ho sentito dire che questo ci portava a una moda a tre dimensioni, Sì, l'online, il fisico e il metaverso. sì, sì, assolutamente. Spiegami un po'. Allora, noi siamo abituati, prima c'era la parola vabbè, il retail fisico ha comandato per tanto tempo, no? Escludendo il wholesale, parlo di canali B2C. Il fisico ha comandato per tanto tempo, retail, grandi catene, i mall, no? Basta pensare un po' a tutto quello che è. Poi è arrivato l'online, che l'online chiaramente ha dato un altro impatto e chiaramente un altro modo di fare shopping, ok? Chi prima, chi dopo è riuscito a passare. Un dato, adesso prendilo come dato grossolano, non so il dato aggiornatissimo, ma mi sembra che su Amazon in Italia ci siano tipo 27 milioni di account. Quindi se pensi alla popolazione, pensi quanti sono bambini non lo possono avere e quanti magari ormai non lo possono avere, parliamo che tanti hanno l'account, no? Quindi vuol dire che almeno una volta hanno comprato. E come dicevamo prima, ha creato un equilibrio, no? Tra i due mondi, tra il fisico e l'online. E adesso c'è il tema del metaverso che è arrivato, no? Dove si stanno vendendo i primi oggetti che sono oggetti che possono essere, che non sono fungibili, quindi sono virtuali, però sono sempre oggetti che vende il brand, che vendono i brand. Quindi per quello che parlo di tre dimensioni, prima parlavamo di fisico, poi abbiamo parlato di digital e quindi è uscito il nickname, la buzzword Figital, ma poi adesso è arrivato il metaverso. Il E il digital. metaverso chiaramente ha portato un'altra dimensione, no? Quindi non è più pensare in... L'approccio che secondo me in questo momento manca sul metaverso è che, mentre rispetto al fisico si è capito che l'online andava ad abbracciare degli altri clienti, un'altra tipologia, ok? Quindi clienti che non avevano voglia Mhm. di andare magari nel fisico, di prendere auto, mezzi per andare, di essere più comodi a casa, nuove generazioni che poi l'hanno fatto, oltre che tipologie, si Sì, sta, secondo me, sottovalutando il fatto che anche il metaverso ha un'altra tipologia ancora. Quindi magari sì. persone più legate al gaming, ok? Come tipologia Mm. di cliente. E quindi è un po' abbracciare ancora di più, no? Una tipologia ancora più trasversale, più ampia. E questo è un po' il passaggio che va fatto. Poi come atterrare sul mondo del metaverso, sugli open metaversi, su quelli chiusi, sulle NFT, sulle virtuali, sulle car, quello è un dettaglio, tra virgolette, no? È una modalità diversa di approccio a questo mondo. Però già pensare che si va a prendere un altro tipo di clientela che magari è interessata al prodotto, ma non gli interessa averlo fisico, perché anche questo potrebbe essere, Andiamo avanti, no? Con dei giovani che gli interessa spendere più soldi sul gaming che magari sugli oggetti fisici. Come una volta esistevano le vecchie generazioni che magari erano più per il possesso della merce, poi dal possesso della merce siamo passati allo sharing. Quindi c'è chi Sì. il monopattino lo compra e c'è chi il monopattino lo noleggia con le formule che ci sono. C'è chi magari il monopattino gli va bene averlo su un game. Ok, Sì. quindi è una tipologia proprio diversa di approccio. Completamente. E difatti credo che magari è ancora un po' presto per parlare di strategie, di come guardare verso la strategia, ma credo che è quel punto in cui dobbiamo cominciare a pensare a come ogni brand, no, vuole organizzare queste tre strategie, perché anche se hanno un punto comune, hanno delle cose completamente diverse. Per il tipo di approccio al cliente, per esempio, è completamente diverso in un canale online. Noi per esempio, Oh, perché abbiamo un po' pensato, ci sono dei prodotti che Moschino fa chiaramente solo per show, quindi non per
per vendita, perché sono proprio prodotti che è impossibile vendere a meno di richieste strane, e sul metaverso sarebbero perfetti, per esempio. Sul fisico più difficile. È anche un modo interessante, sì, di portare un po' il catwalk Sì, un po' più a tutti, no? Dare un punto di catwalk, dire ok, io questo non potrei averlo mai, ma il mio avatar sì che potrebbe usarlo. assolutamente, esatto. Ma infatti parlo di più dimensioni proprio per questo, perché nel fisico tu puoi fare delle cose, devi fare le cose in un certo modo, no? Perché hai la forza di gravità, per esempio, banalmente, no? Devi pensare il vestito perché cade verso il basso, ok? Nel metaverso potresti anche pensare che può cadere verso l'alto, faccio un esempio banale, ok? Stupido, però è proprio per Sì. dirti che puoi andare a pensare in un'altra dimensione ancora. Adesso, giusto per citarti un esempio, ma mi fa sorridere, che cerco di creare sempre le connection. Sto studiando algebra lineare, geometria lineare, e finché arrivi agli spazi, alla tridimensionalità, è un qualcosa che puoi immaginare, no? Le tre dimensioni, x, y, z. Quando devi andare su spazi vettoriali che hanno più dimensioni, la nostra testa fa fatica, perché è abituata a ragionare in tre dimensioni. Sì. Ma i numeri sono infiniti e quindi puoi avere tantissime dimensioni, no? Quindi l'NFT aiuta un po', secondo me, a questo passaggio qui, abituare le persone a non pensare solo sulle vecchie, nel vecchio modo, nello standard, quindi nelle tre dimensioni, ma anche andare oltre a immaginare, quindi stimola tantissimo l'immaginazione. Infatti l'arte è stato il primo settore, no, che ha incentivato l'uso dell'NFT. E c'è una cosa che a me mi viene, è da un po' che mi ronda qui in testa, perché all'inizio, diciamo tanti anni fa, era ogni brand vendeva i suoi prodotti, punto. Poi è entrato tutto il mix di canali del multimarca, dei mall, Amazon, Marketplace, entriamo in tutto questo, e adesso arriva il metaverso che io personalmente, magari sto dicendo una cazzata, scusatemi, ma è un po' ritornare verso il canale proprio, perché alla fine tu sarai il padrone del tuo NFT, del tuo display di qualcosa, non è che lo vai a mettere in un marketplace, o sì, o si creeranno questi multipli canali. Guarda, mi è capitato anche di fare degli interventi sull'equilibrio tra i .com, i brand e il marketplace, no? Ma banalmente tra i tuoi canali personali e quelli dei multibrand, dei multimarca. Anche qui l'errore è pensare, secondo me, che esista una soluzione unica, cioè che quella cosa lì è il meglio. Perché? Perché se tu sei un cliente di quel brand, lo sposto su degli altri esempi più sportivi. Se tu sei un cliente Nike, per intenderci, vuoi andare nello store Nike e fare l'esperienza, no? Dentro Nike, perché vuoi vedere le novità, vuoi vedere chi sono i nuovi testimonial, vuoi vedere magari la scarpa nuova presentata nel modo super cool del momento, sul tavolo, in ologramma, tutto quello che è l'esperienza appunto del. Se tu invece sei un appassionato magari di corsa, faccio un esempio, visto che comunque Nike partiva dalla corsa, magari vai in un negozio sportivo, in un multimarca sportivo, specializzato su quella tipologia lì e scegli, magari provi diverse scarpe e scegli quella che preferisci, che potrebbe essere Nike come altre, come Adidas o come altre. Quindi è anche lì in base al cliente che tu sei e cosa ti interessa fare. Io quello che vedo anche dalle giovani generazioni rispetto a una volta è che una volta si acquistava più total look, quindi acquistavi magari eri quel brand, eri da testa ai piedi, no solo quel brand. Vedo adesso che gli utenti gli piace mischiare, gli piace mixare, ok? Pensa a Instagram, ok? Se io sono un utente, cioè un cliente, sono Instagram e mi vesto in diversi strati, cioè con diversi brand, posso taggare più brand, posso ottenere più visibilità. Se io sono solo un Sì. brand vestito, ne taggo uno solo. Ok, quindi vedo proprio una direzione del cliente un po' più con un mashup, no? Con un po' più di mixed brand. Quindi, secondo me, valgono tutte e due le soluzioni. Quello che è brand
è per i fidelizzati, per quelli che sono curiosi del brand e vogliono essere legati al brand, molto affezionati. E quelli che invece cercano come abbinare diverse cose anche, colori, tipologie diverse, sono più da multibrand, perché magari si fidano anche del buying, dell'esperto di stile, del personal stylist che è abituato a mixare anche di più i brand. E nell'FT per me sarà più o meno la stessa cosa. Ti do un altro esempio streetwear, così vediamo di... skateboard. Io non ho mai fatto skateboard, simpatizzo per qualche longboard, ma non sono così avanzato. Un conto è dire vado nel negozio individuale di quel brand, non so, mi viene in mente Santa Cruz. Un conto è dire voglio andare a vedere il negozio che so che sono i più cool nel scegliere le tavole più belle del momento, e quindi vado in quel negozio perché mi fido del buying di quel negozio, della ricerca di quel negozio. Il futuro, secondo me, rimarranno chi è veramente brand forte, quindi in grado di dare delle esperienze, in grado di essere riconosciuto a livello internazionale, quindi branding, e i buyer, multibrand con buyer, veramente bravi a mixare e a leggere i trend del momento e a dare al proprio cliente le migliori soluzioni. Se tu sai che hai un'amica che è bravissima nella scelta dei trend più cool, che ha un multibrand, una boutique, vai da lei, perché sai che lei ti fa la selezione per te. Questo secondo me è un po' la differenza. Infatti ci sono tante cose che vai direttamente in un negozio che hanno una gran varietà, perché sai che sono i migliori. Per esempio lo skateboard è un esempio perfetto. Io sono più nella parte snowboard, ma normalmente non è che vado a un brand, se no che vado dove sono le novità, perché ogni brand ha il suo modo ha un approccio diverso alla neve, no? Alla fine, che è lo stesso. E beh, stiamo arrivando alla fine del podcast, è un peccato perché io continuerei a parlare 2 ore, ma non ti voglio rubare il tempo, allora entriamo nelle ultime 5 domande, 5, sì, 4, che sono quelle che facciamo a tutti e sono un po' a sorpresa. La prima sarebbe: se tu guardi indietro e guardi tutta la storia della moda fino ad oggi, qual è il tuo momento preferito? Se c'è qualche momento che ti abbia colpito o che ricordi con speciale, non so. Guarda, io una cosa a cui sono rimasto veramente Questa è difficile. colpito no, in realtà no, non è difficile. Io una cosa di cui sono rimasto veramente colpito per la moda italiana, perché ci sono alcuni brand, anche spagnoli e francesi, che hanno una storia, no, prima della guerra. Ci sono dei libri che parlano di questo. Ma la cosa che mi ha colpito di più, che consiglio, esiste una serie TV che si chiama Made in Italy su Amazon, legata al fashion, dove gli stilisti degli anni 70, Versace, Armani, Moschino e altri, fanno parte. C'è una foto famosa che è girata anche ultimamente, da dove la moda italiana ha iniziato a costruire tutto il suo percorso, no? Percorso in termini di sfilate, tutto quel mondo che poi oggi ci rappresenta. Quello mi ha colpito molto, perché vedi rappresentato in questa serie, vedi come delle persone con dei sogni e una visione sono riusciti insieme a rappresentare tutto a creare il fashion, no? Quello che è il fashion in Italia, e poi insieme portarlo avanti diventando le aziende che sono adesso, no? Super strutturate, internazionali che sono adesso. Però vedi che parte tutto dal sogno di alcune persone giovani, stilisti, che sono riusciti a realizzare il loro sogno. E quando una persona riesce a realizzare il proprio sogno è molto, mi emoziona molto. Anche la storia di Knight, del fondatore di Nike, del libro, super bella, super interessante. Quindi mi piacciono molto le storie che partono da zero e poi riescono a decollare e a costruire qualcosa. Meraviglioso. E qual è il tuo capo preferito? Per esempio, non so, te sei più di quando esci a comprare, sempre devi acquistare una maglietta o sempre un... Allora, bella domanda. Allora, l'articolo che guardo con più curiosità sono i cappelli, Wow, che non vuol dire che poi li compro, però sono quelli che guardo con più curiosità. Anche perché venendo appunto dal ballo, no, dove il cappello è comunque una parte importante, è quello che mi incuriosisce di più. Tra quelli fette con la ok. visiera piatta o quelli anche da baseball eventualmente, però quelli li guardo molto. E quello che compro di più, purtroppo, anch'io, sono le scarpe, anch'io. Un particolare occhio importante lo do anche agli zaini. Qui ce n'è uno moschino, vedi, Italian, che Sì. mi piace molto e mi copiano molto. Questi mi piacciono.
nel senso, ecco, non mi piace perché purtroppo quando andiamo in giro anche per lavoro, no, dobbiamo portarci dietro magari computer banalmente o altre cose, Sì, però è bello farlo anche con quel tocco fashion, cioè non che ho lo zaino esatto. tech, no? Però ecco, quello lì ci guardo. Poi è chiaro che dopo magari in base alla tipologia di occasione hai bisogno di qualcosa di diverso, però se ti devo rispondere cosa guardo quando vado in giro, guardo il cappello e lo zaino e borse. Sì, possiamo andare a fare shopping insieme, mi sa. Sì. Un libro da suggerire, qualcosa che ti abbia piaciuto, che hai letto e ti ha colpito, o che stai leggendo adesso. Sì, lo stavo cercando perché ce l'ho qui nei dintorni. C'è, adesso non mi ricordo il nome, però c'è un libro, se mi dai un secondo te lo trovo, Sì? solamente un secondo e arrivo. È un libro che racconta la storia trovato. Si chiama The Lives of 50 Fashion Legends, che Okay. racchiude in maniera sintetica la storia delle leggende del fashion, e quindi ti racconta la loro storia, le loro peripezie in maniera molto sintetica, con 2 paginette con degli ideogrammi, però il loro percorso, Mh-mh. quindi magari cosa hanno dovuto affrontare nella Wow. vita, matrimoni, rotture di relazioni, guerre, di tutto, okay? Di tutto, e Okay. secondo me quello per chi è addetto nel fashion e chi è anche digitale, che di solito vuole cose in maniera sintetica, è molto bello. E poi di questa collana qua ci sono tantissimi altri libri super interessanti che a me piacerebbe leggere tutti, ma compro i libri e poi ne leggo sempre pochi, purtroppo. Ho quel problema lì, perché poi ti fai affascinare, no, dalle copertine, poi però ci vuole il tempo per portarle avanti. Però se ne devo consigliare uno, Sì, questo è una cosa che chi è nel fashion è molto bello, come l'altro okay. libro che raccontavo della Nike Lo segno perché mi ti colpisce. E anche il libro della Nike mi è piaciuto molto, perché è tutta la storia dietro le quinte, l'arte della vittoria si chiama, è molto interessante nel percorso, nelle difficoltà, perché dietro un grande brand uno non sa le difficoltà che ci sono, no, per costruirlo, le battaglie. Anche l'altro giorno guardavo un post di Federico Marchetti, founder di Yux, di YNAP, che mh-mh. raccontava di come all'inizio non aveva piani B e gli avevano rimbalzato la sua idea negli anni 2000, nel senso non gli davano fondi ed è stata una persona, un insegnante se non sbaglio, a dargli dei fondi con cui partire e non aveva un piano B, no? Quindi conoscere come si è arrivati a quei grandi risultati, secondo me, a me piace molto. Sì, anche a me. Io ho letto un paio di anni fa il libro del tipo della DreamWorks, che ha fatto DreamWorks e proprio mi ha colpito tantissimo. Vedere come hanno avuto tutti i problemi all'inizio, come non ce la facevano, come grazie a Steve Jobs alla fine sono riusciti ad essere chi sono. Esatto, No, esatto. scusa, Pixar. Incredibile. E una quote, una frase, un proverbio che normalmente hai in testa? Quella che mi piace di più è che prima di essere numeri siamo persone, Oh, mi piace. Sì, perché vero. molte volte E poi chi nel ci appartiene. digitale Brava, perché molte volte, no, si fan le cose troppo guardando dei numeri, no, pensa alle BI da dove estrai i numeri, ma prima dei numeri siamo persone, quindi prima devi conoscere le persone, i popoli e le tipologie, e poi chiaramente ci sono i numeri che, rappresentano, no, tutto si può un po' ridurre nei numeri, però dietro i numeri ci sono comunque le persone. Quindi anche nell'ultimo periodo io penso che i grandi cambiamenti che stiamo vivendo sono dovuti al fatto che le persone stanno cambiando certe cose, che erano magari ferme da tanti anni, e quindi se vuoi conoscere anche i trend del futuro, se conosci le persone e capisci cosa le persone pensano e cosa vogliono cambiare, puoi prevedere anche i nuovi trend e quello che sarà. Se non conosci le esa persone e rimani legato ai numeri, non riuscirai mai a prevedere un po' le prossimi short term o mid term a livello di strategia. ma adesso sì che è l'ultima. Chi vorresti vedere nella prossima puntata o in una puntata di The Nice Podcast? A chi ti piacerebbe ascoltare? Ah.
città, cioè da che provenienza? Non importa, Sì. noi poi ci organizziamo a trovarlo. Guarda, ho conosciuto la art director di Tiffany, che è un'asiatica che vive a New York, lei, Sì, che eri e nel Fashion United, brava, sì. brava. E a me piacerebbe chiaramente perché venendo più da un altro tipo di settore, ascoltare qualche visionario da un punto di vista di stile, no? Di stile e quindi che lavora di più anche su quella visione che dicevamo prima, nella fase 1, no? Cioè come vedi le cose prima di volerle realizzare, tra virgolette, no? Oppure per realizzarle cosa immagini, quindi andare sull'immaginazione, su quello che è ancora prima della realizzazione delle idee. Lei che si chiama Ok, la Eco, segno e la si chiama, contatterò. si chiama Ecoma. Eco Ma, brava, lei. Lei giovane, asiatica, la vedo poi Sì. sempre eventi, brillante, lei interessante. Sì, difatti Esatto. mi è piaciuta tantissimo quell'intervista anche per le cose che commentava lei, no? Che proprio mi ha fatto pensare alla vita. Poi mixi un livello alto a una country di origine, no, asiatica, a vivere in America. Quindi pensa il Sì. contrasto. Esatto. Beh, Jonathan, grazie mille per il tuo tempo, è stato meraviglioso averti in The Nice Podcast, ho imparato tantissimo e ho qualche idea anche per creare cosette interessanti. Perfetto, grazie mille a voi di avermi ospitato e buon weekend. Anche a te e magari ci vediamo a Milano tra poco. Assolutamente. Speriamo. Ciao Jonathan. Ciao, ciao, ciao.